Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere insieme come partecipare e cosa sono le IFO, ovvero le Initial Farm Offering che hanno luogo su PancakeSwap, ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina di PancakeSwap raggiungibile all'indirizzo pancakeswap.finance. Ho fatto già una video recensione qualche mese fa di questo protocollo, ve lo lascerò a fine di questo contenuto. Nel video di oggi andiamo a vedere che cosa sono le IFO, le Initial Farm Offering di Pancake. Una volta che siete atterrati su questo swap, avete collegato il vostro portafoglio non custodial, come ad esempio MetaMask, sulla Binance Smart Chain, potete collegare il wallet, andare qua in alto dove ci sono i tre puntini e cliccare su IFO e apparirà questa schermata in sovraimpressione. Partecipare alla IFO permette di ottenere in prevendita dei progetti che vengono lanciati per l'appunto sulla Binance Smart Chain e su PancakeSwap. Il vantaggio essenzialmente è riuscire ad acquistare un token a un prezzo molto più vantaggioso rispetto già solo al listing che può avvenire su PancakeSwap, oppure addirittura anche al listing su Binance, perché è capitato e capiterà anche in futuro che partecipare alle pre-sale delle IFO su PancakeSwap ci dia la possibilità di effettuare delle vendite direttamente al listing del token su Binance e rispetto a un apprezzamento futuro. Una volta che siete arrivati a questa pagina dovete cliccare in alto a destra dove c'è il vostro address e andare a creare un profilo. Dopodiché bisogna andare a mettere in stake i nostri cake in questa pool, nella torta IFO. Intanto che mettiamo a rendita, che mettiamo in stake i nostri cake, ci darà un APY del 68,19%. È un po' come succede nei classici launchpad che siamo abituati a utilizzare, come ad esempio Binance. Andando a inserire i nostri cake all'interno di questa pool, calcolerà la media in un determinato periodo di tempo e qua sotto apparirà la massima allocazione che potrete poi utilizzare per andare ad acquistare il token in pre-sale. Se toglieremo dallo stake prima che passino 24 ore da quando l'abbiamo abilitato, pagheremo l'1% di fee. Per partecipare ovviamente poi alla sale bisognerà avere anche dei BNB per il pagamento delle fee. Possiamo anche utilizzare i cake che abbiamo in stake, ci sarà un lasso di tempo dove noi possiamo fare l'unstake e utilizzare gli stessi cake per acquistare il token. Altrimenti la cosa migliore è, oltre ad avere i cake destinati alla pool di staking, è avere nel portafoglio già svincolati dei cake pronti all'acquisto del token. La differenza che vediamo qua sotto in questo esempio dove c'è Diviner Protocol, noi possiamo partecipare alla Basic Sale dove avremo un massimo di $100 utilizzabili per l'acquisto del token. Nella Unlimited Sale, già lo dice il nome, possiamo acquistare anche molti più token, non abbiamo il limite massimo dei $100. Comunque nella parte sottostante c'è una piccola roadmap passo a passo in 4 punti che vi spiega esattamente come partecipare. Il costo del token, ad esempio su questa IFO, è di 0,025 centesimi di dollari. Normalmente il calcolo medio dei cake detenuti in stake nella pool IFO Cake viene fatto tenendo una media di 7 giorni solitamente. I token distribuiti nelle due pool sono distribuiti equamente al fine che anche chi ha poca disponibilità e non può partecipare all'Unlimited potrà comunque ottenere dei token partecipando alla Basic. Mentre nella Basic non ci sono delle commissioni, nell'Unlimited ci sono delle commissioni che variano dallo 0,05 fino all'1%. E anche qua, seguendo un po' le launchpad di Binance, lo prendo sempre come ad esempio, se noi andiamo a depositare i nostri cake, quindi $100 di cake, non è detto che verranno spesi tutti quanti per ottenere il token che vogliamo acquistare. Come vediamo nella Basic Sale, in questo caso sono stati allocati il 30% della total sale, nella Unlimited il 70%. Nella Sale Basic sperano di ottenere almeno $180.000, mentre $420.000 per la Unlimited Sale. In alto potete vedere
la sale se è in atto oppure è finita, e anche le ultime che sono state concluse. Abbiamo avuto anche il Santos, l'FC Porto, Dall'Arnia, Kalmar, Hot Cross, Belt Finance e così via. Ce ne sono state già diverse. Ovviamente quando la IFO è attiva vedrete tutte le timeline e info più dettagliate per l'acquisizione del token. In questo caso vi sto facendo l'esempio su una sale finita, quindi molte informazioni non sono più presenti. Comunque vi lascerò anche in descrizione al video un articolo molto dettagliato scritto su Medium che vi fa vedere passo passo come partecipare alla IFO, quali sono i calcoli che vengono fatti per le allocazioni, così vi sarà molto più facile ancora riuscire a partecipare in tranquillità a questi tipi di raccolte fondi. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità di PancakeSwap e sulle IFO vi conviene seguire l'account Twitter del progetto e anche il canale Telegram per quanto riguarda il canale di assistenza e il canale annunci. A vedere il prezzo di Cake nel momento in cui sto registrando il video, molto probabilmente sarà diverso quando lo guarderete voi perché li sto programmando, come ben sapete, nel poco tempo libero che ho programmo i video della settimana. Attualmente si attesta a un prezzo di quasi $12 e siamo ben lontani dall'all time height, quindi l'ATH che ha superato i $40 di valore. Stiamo per l'appunto al meno 72,9% dal suo ATH, ottenuto il 30 aprile 2021. Ma siamo comunque in positivo del 6.000% rispetto al suo minimo storico, che è stato di 0,19 centesimi di dollaro. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video sia stato utile e lo abbiate trovato interessante. Vi lascerò comunque nei commenti al video tutti i link per andare a approfondire autonomamente la partecipazione a queste IFO. Mi raccomando, se avete voglia di supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, che veramente per voi è solo un semplice click, per me è una cosa importantissima vedere crescere il numero degli utenti ed è anche una soddisfazione personale. Vi invito inoltre ad unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi, per discutere su tutto quello che accade nel mondo cripto tutti i giorni. Grazie a tutti, ciao!